Il tema della serata, stando al titolo, riguarda i rapporti tra lo zodiaco, no, i 12 segni zodiacali, e la Kabbalah, ovvero la mistica ebraica. Sono due argomenti che apparentemente stanno molto distanti l'uno dall'altro, ma che invece hanno una serie di attinenze che cercheremo di mettere in luce, rinvenire, eccetera. Questo si inserisce, dicevo, un po' nel corpus di quello che è stato fatto fino a questo momento, perché già nello scorso anno, lo dico a vantaggio di chi non ha avuto modo di partecipare a degli incontri, ci siamo occupati sostanzialmente di fare un lavoro didascalico. Non mi piace questa parola in realtà per come può essere presa, però si tratta effettivamente di un lavoro discretamente approfondito per quello che riguarda le esigenze di questo gruppo, teso a analizzare i singoli dettagli che costituiscono quel grande codice simbolico che è in uso normalmente e ordinariamente sia per chi è avvezzo a letture esoteriche o faccende spirituali di vario genere: gli elementi, i pianeti e i segni zodiacali. Quindi ci siamo occupati di indagare questo linguaggio, poiché di un vero e proprio linguaggio si tratta. Ora, il punto nodale di questa serata è quello di cercare di mettere in relazione due ambiti, la Kabbalah ebraica e il complesso simbolo dello zodiaco, che, dicevo, apparentemente non hanno una loro attinenza diretta, almeno da un punto di vista storico, storiografico o di letterario, eccetera. Eppure, da un punto di vista simbolico, e sottolineo prettamente simbolico, le due dimensioni vedremo che possono trovare un loro anello di congiunzione, almeno nel risvolto pratico che se ne può fare. Cosa hanno in comune due linguaggi di questo genere? Allora, innanzitutto, come abbiamo appena sottolineato, in comune vi è la dimensione del linguaggio, del codice. Che si tratti di Kabbalah, che si tratti di segni zodiacali, che si tratti di pianeti, che si tratti di elementi, disponiamo di categorie simboliche in cui far rientrare o con cui far combaciare una serie pressoché infinita di fenomeni. Il potere di questo linguaggio è la convenzione, è come la matematica. L'abbiamo sottolineato più volte, no? Che alla base di tutto un certo tipo di mistica, ma anche della metafisica in passato, ci sono questi simboli, questi segni a cui si riferiscono una serie di realtà che hanno puramente un valore convenzionale. Eppure dire convenzionale non vuol dire sminuire e svalutare, non vuol dire che non abbia un potere di influenza sulla realtà. Vuol dire semplicemente che dobbiamo fare i conti equilibratamente e non rischiare in modo superstizioso di prendere per assolutamente vera una certa categoria o un insieme di categorie. Quindi quando parliamo di segni zodiacali, quando parliamo di pianeti o quando parliamo di arcani maggiori dei tarocchi, per citare un esempio di un sistema a cui ci stiamo riferendo, alcuni di noi ci stanno riferendo se stanno frequentando il seminario della signora americana martedì, non mi ricordo come si chiama, Tenzinger. Lei ad esempio si fonda sul sistema degli arcani maggiori, dei tarocchi. Chi ha avuto modo di seguire i nostri incontri lo scorso anno sa che ne abbiamo già analizzati alcuni specificatamente in relazione ai pianeti e agli elementi, per esempio. Scopo della successiva serie di incontri sarà quello di analizzarli in relazione ai segni zodiacali, no? Gli altri che restano. Si tratta di un sistema convenzionale, ma vi ricordate, per chi era presente qui martedì, cioè l'altro ieri, la parola che spesso la dottoressa Dentinger ha usato a proposito degli arcani maggiori è archetipi. Vi ricordate? Arché vuol dire principio, no? In greco. Archetipi quindi vuol dire dei semi di principio a cui posso riferire una lunga serie di fenomeni. Che scopo ha, che vantaggio ha questo sistema così antico che troviamo da Oriente e Occidente di costruire una griglia di categorie in cui inserire vari fenomeni? Che a differenza di tutti i sistemi cosiddetti quantitativi, dove semplicemente analizzo un dato, lo catalogo, gli do un nome e lo metto eventualmente in relazione con altri,
In una griglia io ho finalmente, dico, un limite, cioè un numero limitato di categorie, appunto. Questo permette una notevole facilità nella interpretazione. Ora, cito ancora l'esempio di chi era della dottoressa Dentiger martedì, perché molti di voi erano presenti e quindi abbiamo la possibilità di citare qualcosa che è ancora fresco nella vostra mente. Lo schema numerico è uno schema convenzionale. Sarete d'accordo con me che la matematica esiste solo se tutti siamo d'accordo che 1 più 1 faccia 2, per esempio. Chi contesta questo principio è fuori dalla matematica e non può basarsi sulle regole della matematica, giusto? Questo si chiama convenzione, cioè vuol dire qualcosa che si basa su un accordo comune. Dobbiamo crederci di fondo. Eppure, grazie al fatto che abbiamo una credenza condivisa, sappiamo che la matematica è in grado, attraverso le sue stesse regole, cioè le regole interne al suo sistema, è in grado di partorire dei figli utili sul piano reale. Come funzionano i computer, come progettare a livello ingegneristico ponti, strade ed edifici, eccetera. Bene, la matematica e la sua sorella geometria sono alla base di questi importantissimi ambiti e quindi dimostrano una loro capacità di interferenza con la realtà. Ma se al posto di numeri io dicessi lettere, cambierebbe poco. Noi siamo italiani, almeno quasi tutti, penso in questa stanza, siamo italiani, parliamo la nostra lingua, l'italiano, e ci basiamo su una convenzione ben precisa che se mi fa vedere le lettere C, H, I, mi fa leggere chi e non C, per esempio, come leggerebbe uno spagnolo. Su questa convenzione, il fatto di essere d'accordo sulle regole della grammatica e della semantica in generale, no? Inteso proprio come rapporto tra segno e fonema, si basa la nostra possibilità di comunicare, di capirci. Io vi sto parlando nella lingua che voi capite. Bene, questi sono principi generali che servono a capire quanto il valore di convenzione e illusione possa essere effettivamente usato per cose reali. Ma quando ci troviamo di fronte a qualche sistema un po' più precario e non così complesso come la matematica, che ha avuto bisogno di uno sviluppo di millenni per arrivare a essere ciò che è ancora in via di sviluppo, ogni anno escono nuove dimostrazioni di qualche teorema matematico, oppure come la geometria. Se parliamo di sistemi molto più semplici, no? Modestamente più semplici, come quello di 12 segni zodiacali, cosa volete che siano? Una categoria, no? Un sistema di 12 categorie confronta un sistema con la matematica dove si impegnano anni e anni di studio per arrivare a un buon livello. Allora, se vado a questi livelli di approssimazione, 12 categorie, quello che fa la differenza, che cos'è? È l'interpretazione. E lì entra in gioco il singolo. Ognuno di noi, ognuno di voi è padrone della propria interpretazione e quindi dell'interpretazione dei propri eventi. Ci sono dei fili sottili, dei confini molto labili tra la capacità di mettere relazione tra certi eventi e quindi ricavarne un'interpretazione personale che possa fungere da sistema di orientamento, poi ne parleremo, e la paranoia, per esempio, di chi qualunque cosa vede in giro la riconduce a qualcos'altro e finisce per farne una gabbia mentale. Anche il linguaggio si presta a questo doppio rischio, diciamo, questa dimensione duale. Vi faccio un esempio: io ho studiato filosofia. Nella filosofia antica, quella dei greci, no? Per intenderci, Eraclito, Platone o Socrate per bocca di Platone, eccetera, eccetera, parlavano per immagini, aforismi, miti, quindi storie, mentre man mano che la storia della filosofia procede e quindi la coscienza dell'umanità, il pensiero si fa dominante nell'analisi, assistiamo a che cosa? A tomi sempre più difficili da digerire, da leggere. Il linguaggio diventa sempre più complesso, perché man mano che analizziamo, sapete, la differenza è tra spiegare e comprendere. Spiegare, lo dice la parola, quando è che spiego qualcosa? Lo apro, tolgo le pieghe, lo rendo liscio, aperto. Comprendere, interiorizzare,
infilare dentro le cose. Sono due modelli cognitivi, no? Entrambi gnoseologia si chiama questo, il rapporto con la conoscenza degli oggetti, che possono essere come la luce e le tenebre, per esempio. E così come abbiamo un intelletto ragionante e come abbiamo un'intuizione, no? Che invece passa da altre strade. Ma ci arriveremo. Il fatto è che la filosofia negli ultimi 2 secoli, per citare questo esempio, è arrivata a occuparsi pressoché esclusivamente del linguaggio. Vedete, è diventata vittima del suo stesso strumento. Si avvalsa del linguaggio per spiegare quello che gli antichi dicevano in simboli, aforismi, paradossi. E a furia di spiegare, è arrivata a credere che il mezzo sia un fine, o sia un qualcosa che meriti la pena analizzare. E così cosa fa? Si avvolge su se stessa e ogni filosofo crea un settarismo dove devo farmi un mazzo e un cervello così per imparare il suo codice, per interpretare il suo sistema, no? E questo ovviamente, come capite, porta da poche parti. Sinceramente può essere tutt'al più un buon intrattenimento, no? Anche per il cervello, però è un po' sterile. Mentre invece, se torniamo a pensare al linguaggio per ciò che è, cioè uno strumento, allora l'unica cosa che ci importa è l'uso, farsene qualcosa. E le chiavi, in questo caso, non ve le può dare mica nessuno. Ciascuno di noi dispone degli strumenti per interpretare la propria vita, il proprio vissuto, come si chiama, cioè il substrato, il tessuto di tutto ciò che ho vissuto precedentemente. Il karma, come potremmo chiamare quello che la stessa Dentiger chiamava la genealogia, no? L'albero genealogico, no? Da dove arrivo, in fondo è un paradigma del karma, né più né meno, ovvero l'ereditarietà, il marchio che mi porto appresso, il sangue che mi scorre nelle vene e che è determinato dal fatto che magari i miei siano di una certa terra e che abbiano respirato un certo clima e che siano sorti da un certo ambiente. Tutto questo unitamente poi alle cose che intervengono dopo la nascita, le esperienze, le amicizie, la famiglia, eccetera, eccetera. Ognuno di noi è fondamentalmente così complesso che non possiamo accontentarci, secondo me, per quanto non voglio sembrare superbo, ma credo che sia proprio una sorta di dovere che l'uomo deve a se stesso innanzitutto, quello di non accontentarsi di un sistema di orientamento che voi magari state cercando da anni nella vostra vita, che si limiti a un rimando immediato, no? Tipo A vuol dire 1 che vuol dire il matto dei tarocchi, B vuol dire 2 che vuol dire il bagatto dei tarocchi, G vuol dire 3 che vuol dire, vi sto citando degli esempi concreti di quello che poi sarà la Kabbalah, no? Se la sequenza dei rimandi è tale, tutto resterà sulla soglia della superficie, non mette neanche la testa nella profondità. Perché un linguaggio possa diventare qualcosa e io soprattutto possa farmene qualcosa, questi codici, questi simboli vanno intimizzati, interiorizzati. Come si fa? Di nuovo i 2 metodi, no? Come dicevamo prima. Bene, io posso mettermi di buona lena con il foglio davanti agli occhi, con la lista di simboli davanti agli occhi, a studiare finché li ho memorizzati, e questo è un modo di introiettarli. Ci vuole tempo e ci vuole voglia, come quando eravamo a scuola e magari ci toccava studiare perché avevo l'esame o l'interrogazione. Un altro modo invece non è quello di memorizzare, ma è quello di comprendere, cioè lasciarsi attraversare più con il sentire che non con l'udire, perché sentire noi lo usiamo sempre per le orecchie, ma in realtà il sentire è molto più il feeling, no? In inglese, che non l'ascolto. Farsi attraversare da questi simboli che non sono solo un numero e una lettera, sono delle immagini. Pensate allo zodiaco. Ciascuno di noi sa o saprebbe più o meno dire l'ordine dei segni zodiacali, o dirne un po', no? Ariete, il Toro, il Gemelli, il Cancro, il Leone, eccetera. Ma sono solo figure. Eppure tutti noi sappiamo cos'è un ariete. L'abbiamo magari visto in qualche documentario in azione, un ariete. Che cosa trasmette? Se una persona avesse il carattere di un ariete, come sarebbe? Ma lo saprebbero dire tutti. Sarebbe impulsivo o un freddo ragionatore?
è molto più impulsivo, renderebbe la vita di petto, a testa avanti, sarebbe piuttosto l'introspettivo riflessivo. Sicuramente potremmo pensare a una persona che prende la vita di petto, a testa in avanti. Questo è per dire che le immagini sono forti, molto più forti dal punto di vista del sentire di quanto possano essere un numero o una lettera. Eppure, secondo voi, se prendiamo un sistema di interpretazione, una griglia appunto di simboli, di categorie, come può essere quella dello zodiaco, io analizzo l'umanità e pretendo di classificarla in 12 categorie. Non vi viene da ridere a pensare a quanto possa essere approssimativo dividere i contenuti, i vissuti di miliardi di persone in 12, solo 12 categorie? È troppo approssimativo, tant'è, la prova qual è? Che alcune persone non si riconoscono nel segno zodiacale che li accompagna dalla nascita, è vero o no? E ci sono altre persone che comunque si riconoscerebbero in altri aspetti di altri segni. Quindi la faccenda è un po' complicata. Se ci accontentiamo delle 12 categorie dobbiamo sapere una cosa, che è un passo preliminare. Se voglio uscire da questa approssimazione devo fare un salto di rendere più specifico il mirino attraverso cui analizzo la realtà. Il paio di occhiali che indosso deve poter trasformare le 12 categorie in 120 possibilmente, per poter via via essere un po' più precisi, no? Questo appunto riguarda ed è la caratteristica fondamentale degli archetipi. Hanno questa categoria, è ciò a cui si riferisce un qualcosa. Allora, i simboli, una volta studiati, una volta spiegati, saranno messi al servizio della vostra intelligenza. Ognuno di noi è sufficientemente sviluppato intellettualmente e ha un sufficiente ricordo della propria vita, delle proprie esperienze precedenti, per saper dire, per esempio, come potermi orientare o per saper tradurre, interpretare alcuni eventi che ho vissuto, che sto vivendo o che vorrò vivere, alla luce di questo mirino via via più specifico. È chiaro fino a qua quanto è stato detto? Bene. Due mondi, dicevo, come quello della Cabala e dello zodiaco, vanno posti a confronto prima di parlare del loro anello di congiunzione. Preferisco parlarne prima separatamente proprio per evitare delle confusioni mentali. So che sono due argomenti di grande interesse, però so altrettanto che si tratta di argomenti di notevole complessità, quindi è bene che cominciamo a vedere le cose con calma, no? E poi avremo tempo nel corso dei prossimi incontri di scendere finalmente nello specifico. Potrei prendere una birra per favore, no? Ci mancherebbe. Quindi ricordate questo, che secondo me è il punto fondamentale. Uno non può fare il superstizioso e pensare che siccome conosco una persona che è del segno dei gemelli e mi hanno detto che il cancro non va d'accordo con i gemelli, allora lo scarto a priori. Questa dal mio punto di vista è una deficienza, non sto dicendo che lo sia chi lo pensa, una deficienza nel senso etimologico, una mancanza, è una lacuna di obiettività, semplicemente. È troppo superstizioso, no? Come discorso, quello di relegare una persona al segno zodiacale, per esempio, che lo contraddistingue. Qui ci vuole la possibilità di interpretare, e gli strumenti dell'interpretazione sono forniti sia da un lato dall'approfondimento dei simboli che trattiamo, quindi più una gamma simbolica viene approfondita, più mi dice, più cose vengono buttate, introiettate dentro di me. Più cose ho dentro di me, di più strumenti dispongo per l'interpretazione, capite? Quindi questo man mano lo vedremo chiaramente. E per citare ancora una volta l'esempio di martedì, per chi era qui l'altro ieri, la sequenza
che veniva proposta nella mappa che funge da interpretazione, no? A partire dai numeri della data di nascita. Primo, sappiate che è convenzionale la data di nascita, chiaramente, anche il calendario si tratta di uno strumento che abbiamo costruito a costo di millenni di fatiche e di osservazioni, no? A partire da questa convenzionalità ci vengono messi a disposizione degli strumenti. La sequenza, se vi ricordate, era che il numero della data di nascita corrisponde all'arcano maggiore dei tarocchi che porta quel numero, semplicemente. Questo è un buon modo per mandare un rimando diretto dal numero, che è già un indicatore, è già un concetto. Ogni numero è un concetto, perché se dico 1 c'è il concetto di unità dietro, se dico 2 c'è il concetto di dualismo, separazione, sono già due filosofie completamente diverse e così via. Per ogni elemento introdotto, ogni nuova unità non fa che aggiungere un elemento. E l'arcano, però ovviamente non ci si può accontentare di memorizzare, che so io, che 5 uguale papa, quindi papà, come figura dell'autorità. Andiamo a vedere la storia degli arcani, immergiamoci nella simbologia. Questa immersione è un nutrimento e questo nutrimento favorisce l'amplificazione dei vostri strumenti di interpretazione. Chiaro? Bene. Il primo dei due ambiti che analizziamo è la Cabala. Si scrive così. Si scrive così in ebraico. 4 lettere. Q, B, L, H. Letteralmente questa parola vuol dire dono. Oppure anche, come viene tradotto a volte, tradizione. Il dono è qualcosa che si passa, che si offre. Quindi questa tradizione, la Cabala, è il dono che gli antichi, basandosi sulla voce di Dio, no, stando alla tradizione stessa, hanno passato ai posteri. Come? Col metodo tradizionale, da bocca a orecchio, cioè non scrivendo. Conoscenze mantenute oralmente per preservarne la segretezza. Questa è una caratteristica che ritroviamo in tutti gli ambiti culturali. Vi ricordate quando abbiamo parlato delle cosmogonie e dei sistemi di iniziazione in tutte le culture, dall'Africa, dall'Oceania al Sud America? Qual era una delle caratteristiche fondamentali? Che bisognava tacere, no? Chi aveva un certo livello, grado, raggiunto certe conoscenze, doveva tacere nei confronti di tutti gli altri per non svelare queste conoscenze, altrimenti il potere di queste conoscenze sarebbe crollato. Nel momento in cui tutto è alla mercé di chiunque, allora manca il valore stesso, no, di quella cosa. Così Cabala vuol dire dono o tradizione e si fonda sostanzialmente su due grandi temi. Uno è il vero e proprio verbo della Cabala, la legge scritta, e questo è la Torah, cioè l'Antico Testamento, quello che anche noi ci siamo ritrovati a studiare da bambini a catechismo per chi ha frequentato l'ambito cattolico nelle scuole o semplicemente per prendersi la prima comunione. L'Antico Testamento include buonasera. Antico Testamento che include, come sapete, una cosmogonia, cioè un modello di creazione dell'universo che oggi andremo brevemente a riprendere, perché è di tema di interesse comune. Allora, due sono le categorie simboliche fondamentali della Cabala. Uno, l'Antico Testamento. Due, l'Antico Testamento è scritto, parole, concetti, storie, linguaggi, simboli, però è scritto in parole. Due invece la mistica ebraica, quindi la tradizione l'aspetto più esoterico della tradizione ebraica si fonda non tanto su questo fondamentale scritto della Torah, sì, certo su una serie di scritti, il Sefer HaZohar per esempio, il Sefer Yesira, ma soprattutto in sintesi su un simbolo si fonda, sull'albero della vita.
l'albero della vita, che è un simbolo, si chiamano i simboli di questo genere, come l'albero della vita, ma anche come lo zodiaco, si chiamano glifi in italiano proprio, non è una parola che bisogna vergognarsi ad imparare o vergognarsi addirittura a utilizzare, perché a volte magari uno può pensare ma si parla un po' strano qui, un po' meno terra, però insomma più uno impara una parola nuova meno avrà bisogno di chiedere quando si troverà di fronte a quella parola, no? Sappiate quindi che in italiano un glifo è un simbolo complesso, cioè è composto di altri simboli. Lo zodiaco che cos'è? È un cerchio composto da 12 simboli diversi. L'albero della vita è una struttura composta da 10 sfere e da 22 vie o sentieri che collegano queste sfere. Chiaramente si tratta quindi di simboli di una certa complessità. Ora, nella tradizione ebraica, cabalistica, abbiamo all'inizio dell'Antico Testamento un esempio di modello cosmogonico. Innanzitutto apriamo un inciso che è importante perché l'abbiamo già detto, ma è bene ricordarsi. Di che cosa si sono occupati prevalentemente gli uomini dell'antichità? Prevalentemente si sono occupati, tra le varie cose, di trovare un modo per dare un ordine, creare un sistema ordinato in cui rinchiudere il tempo. Tutto quello che per noi è scontato oggi, guardando un orologio e dandoci un appuntamento qui al martedì del giorno XY del mese tale, eccetera, è grazie allo sbattimento di chi ci ha preceduto tanto tempo fa e che osservava i fenomeni come una linea continua. Prima dell'ideazione dei giorni della settimana, la gente viveva lo stesso un lunedì, un martedì o un mercoledì, ma non li chiamava lunedì, martedì e mercoledì. Erano giorni, uno in più di sorgere del sole e tramontare del sole. Questo fenomeno si ripete ordinariamente ogni 24 ore circa. Le stagioni, vedo la natura nascere, crescere, morire, sparire e la temperatura cambiare di conseguenza nelle varie stagioni, la luminosità, le giornate si allungano, le giornate si accorciano e tutto questo ciclicamente si ripete. Allora pensate quanto tempo gli uomini hanno impiegato a prendere appunti e cominciare a pensare a un sistema che racchiudesse tutto questo fenomeno in un processo organizzato. Da lì abbiamo il calendario, l'organizzazione della suddivisione di un anno in 365 giorni, erano 360 originariamente, c'era uno scarto, no? Allora più tardi sono stati inseriti poi il bisestile, no? Per far quadrare più o meno i conti, perché ancora oggi non siamo a un livello di precisione completa, ci sfugge, c'è uno scarto, no? Che ci sfugge, il nostro sistema non è perfetto di calcolo del tempo. E poi nel piccolo, nel quotidiano, abbiamo i 12 numeri di un orologio, come i 12 segni di uno zodiaco. Quindi quello che è in grande in un anno diventa in piccolo in un giorno. Potremmo dire che da mezzogiorno all'una è l'Ariete delle 24 ore, non so, che dall'una alle 2 è il Toro delle 24 ore, se seguissimo lo schema zodiacale messo su un orologio, no? Però non a caso dividiamo il giorno in 24 ore, le 12 di luce e le 12 di tenebre, poi sono più o meno a seconda dei momenti dell'anno, però piano piano, con fatica, eccetera, siamo arrivati a un simbolo universale. Ci siamo arrivati così tanto tempo fa che non ha storia questo. Nessuno è in grado di datare lo zodiaco come simbolo e nessuno è in grado di dire quale sia stato il primo zodiaco ad apparire sulla Terra. Se ne ha nozione dappertutto fin da quando esistono i primi rinvenimenti di documentazione. Quindi significa che è qualcosa di profondamente antico. Curiosamente, quasi sempre condivisione universale dello zodiaco è la sua ripartizione in 12 segni, perché 12 sono le costellazioni, no, che possiamo vedere prendendo un asse centrale come punto di posizione, ovvero un uomo, per esempio, che si ponga al centro di un ipotetico cerchio che è il cielo sopra la sua testa. Allora posso dividere le fette di questa torta, no? Grosso modo orientandomi nel panorama di stelle che ho dal mio punto di vista, e guardate quanto è convenzionale questo.
uno su un altro pianeta, anche solo spostato di qualche chilometro, avrebbe un punto di vista diverso, non avrebbe la visione delle costellazioni come abbiamo noi, probabilmente, e quindi avrebbe tutta un'altra mappatura, no? Ma quando gli uomini hanno scoperto questo, secondo voi che sensazione hanno avuto? Dipende quando l'hanno scoperto. Immagino che indipendentemente dal momento, la sensazione di essere riusciti a catturare un processo indeterminato in un sistema organizzato ti faccia un po' sentire al centro della situazione, inevitabilmente, ti faccia un po' sentire padrone dell'essere. La visione che si chiama antropocentrica, anthropos è l'uomo in greco, quindi antropocentrica vuol dire che mette l'uomo al centro della creazione del sistema. Questa visione è una visione abbastanza antica, ma che non è tra le visioni più antiche che noi possiamo aver raccolto nel corso della storia. Prima non prevaleva una visione antropocentrica. Le culture tribali prive di scrittura, ad esempio, non hanno la sensazione di essere il culmine, cioè che gli uomini siano il culmine della creazione. Sei un animale tra tanti, un anello, no, nella catena dell'evoluzione degli esseri in generale. Qualcuno ti può uccidere, no? Qualcuno lo uccidi. Di qualcuno sei predatore, di altri sei preda. Invece, col procedere del tempo, il progresso, eccetera, 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 sono cambiate le condizioni e quindi anche inevitabilmente è cambiata la sensazione del rapporto che l'uomo ha nei confronti della natura. Mi sento dominante, magari comincia a intagliare i campi, a cambiare il corso dei fiumi, a ripararmi dalle tempeste. Capite? Cioè questi sono eventi che poi influiscono, no? Sulla coscienza. Allora l'uomo si sente al centro. Di che cosa? Di una sintesi tra ciò che mi circonda e ciò che invece mi rappresenta all'interno. L'uomo sente che la natura circostante è lo specchio, questo sistema che ha il Sole, la Luna, i 7 pianeti, i 12 segni, non è intanto che una mappatura di qualcosa che porta all'interno di sé, è già tutto dentro di noi. Questo è uno dei temi che comincia a venire fuori con la visione antropocentrica, no? Nell'uomo c'è già tutto. E in effetti, come dar torto a questa visione se i sistemi di cui abbiamo appena parlato sono frutto dell'uomo, della sua interpretazione, della sua osservazione, eccetera? Bene, senza dilungarci oltre sulle disquisizioni filosofiche tra soggettivo e oggettivo, tornando al vivo della questione, vediamo come nella Kabbalah ebraica, cioè nel dono, nella tradizione, per quel che riguarda la Torah, la legge, l'Antico Testamento, abbiamo un primo livello cosmogonico che comincia a presentarci non lo zodiaco direttamente, ma qualcosa che è stretto parente dello zodiaco. E vediamo un po'. Si apre così l'Antico Testamento. In principio creò Dio i cieli e la terra. E la terra era senza forma e vuota, no? E le tenebre ed il buio erano sulla superficie dell'abisso. Allora, l'inizio dell'Antico Testamento, ovviamente siamo fuori da qualunque ambito religioso, non me ne frega niente in questo momento di parlare delle credenze che uno può avere rispetto a Dio, alla validità dei testi sacri, se effettivamente sia parola di Dio, non interessa questo ambito, stiamo facendo solo uno studio il più distaccato possibile da questo tipo di credenze, e prendo però, parlando di Kabbalah, inevitabilmente l'Antico Testamento. Questo dividere all'inizio i cieli e la terra, vedete questa prima separazione, deve farci pensare che la struttura iniziale sia sostanzialmente i cieli e la terra, ciò che è in alto e ciò che è in basso, sono due metà, tagliate legalmente così, e questo è un vecchio assioma che viene dall'Oriente, che viene dall'Occidente, da qualunque parte lo abbiamo trovato. Ciò che è in alto è come ciò che è in basso. Come dicevamo prima, ciò che è fuori dall'uomo, che chiamiamo natura, è esattamente come ciò che è dentro l'uomo. L'universo può essere racchiuso nella mente, nel cuore o nel corpo di un uomo, stando al valore convenzionale, no?
Quindi la creazione dei cieli e della terra sembra un primo atto di separazione tra una metà ascendente e una metà discendente, qualcosa che è in alto e qualcosa che è in basso. Infatti poi guardate, nel secondo verso la terra era senza forma e vuota e le tenebre aleggiano sulle superfici dell'abisso, indica proprio quell'elemento che deve essere fecondato. Anche quando ho la plastilina in mano e posso fare ancora qualunque cosa, ho qualcosa che è senza forma, è vuoto di significato. E questa è la natura del plasma, no? Ma modellabile. La terra è ricettività in un certo senso. Quindi la sua passività, la sua verginità è qualcosa che può essere fecondato dall'idea. Quest'idea è la luce. Difatti il passo successivo che Dio compie è: ed Elohim disse sia la luce, e la luce fu. Quindi la luce è l'intervento ideale che feconda questa notte, queste tenebre che rappresentano le possibilità in generale. Avviene la stessa cosa per noi individui, con la mente. L'idea ci sorge, che sia un'intuizione, che sia un'interpretazione, magari geniale, che sia la relazione tra qualcosa, insomma qualunque idea che ci salti in mente viene associata anche nei fumetti a quale immagine? La lampadina, luce. Si accende una luce in un campo che è apparentemente buio. Questo buio non deve farci paura, no? Non sono le tenebre da rifuggere. Questo buio è la stessa notte che ci avvolge, è quell'indeterminatezza che ci rende possibile ancora qualunque cosa. E in questa indeterminatezza alcuni individui hanno voluto vivere in questa soglia tra l'essere e il non essere, e sono quelle persone che effettivamente poi, qualcuno di noi può aver incontrato nella vita, sfuggono a qualche definizione perché sanno essere un po' tutto e un po' niente. Saprebbero stare al loro posto da qualunque parte senza essere mai identificabili pienamente in un solo quel qualcosa. Questa malleabilità deve insegnarci molto. All'uomo è possibile pressoché ogni cosa nei limiti di quello che ci è possibile. C'è una gamma vastissima. Allora dobbiamo cominciare ad abituarci all'idea che i 12 segni zodiacali siano presenti in noi e non solo il nostro, no? Perché sì, certo, io sono Ariete, abbiamo i leoni, i pesci, ma non posso pensare che gli altri segni siano esclusi, perché tutti i 12 segni hanno in comune un fattore che non può essere eliminato, e cioè sono tutti quanti espressione della stessa luce. Questa luce si chiama il Sole. Lo zodiaco, come sapete, è una cintura di 12 segni e il suo vero centro, fulcro, è il Sole. Vedremo poi, parlando dello zodiaco, come mai nasce lo zodiaco e come si sviluppa. Ora, tornando a quest'idea dell'Antico Testamento, no? Questo cerchio che divide ciò che è in alto da ciò che è in basso, la volontà di Dio è come questo orgasmo accecante di luce che feconda le tenebre, la sua volontà creativa è maschile ovviamente, è il padre, no? Che si sposa con la ricettività, con la passività feconda della donna, le tenebre, o la terra senza forma e vuota, che deve essere fecondata, quindi viene riempita. Allora abbiamo un primo esempio di paradigmi: cielo e terra è come dire luce e tenebre, e quindi è come dire maschio e femmina. Qui non c'è un meglio e non c'è un peggio, sono due termini che devono assolutamente coesistere affinché il discorso si sviluppi. Se faccio l'errore di pensare che uno sia meglio e l'altro sia peggio, è l'inizio della religione e la fine di ogni intelligenza. Se la forza creativa è di tipo spirituale, solitamente gli antichi la rappresentavano in forma circolare o spiraliforme. Anche le spirali sono tra i più antichi simboli rinvenuti nelle incisioni rupestri, no? Per esempio. Ora, il fiat lux, come si chiama, cioè il farsi della luce, no? La luce sia e la luce fu, rappresenta idealmente il centro di questo cerchio. Ogni cerchio può essere visto come che cosa? Come l'estensione di un centro. Immaginate il punto, che è il centro, e immaginate di allargarlo, questo punto. Allargandolo in tutte le direzioni abbiamo un cerchio, evidentemente. Sebbene il raggio segni la distanza dal centro alla periferia, la periferia, cioè la circonferenza, è formata da punti identici al centro. Quindi c'è una corrispondenza diretta, no? In termini simbolici. Poi come procede l'Antico Testamento? Ci sono 6 giorni in cui Dio
opera. E questi giorni sono come strati o livelli. Il primo giorno fa una cosa, il secondo giorno ne fa un'altra, il terzo un'altra, il quarto, quinto, il sesto giorno fa l'uomo. Tra gli altri animali al culmine fa l'uomo. E il settimo si riposa. Quindi torna nella passività. 7 giorni, che cosa viene in mente col numero 7? Gli antichi guardavano il cielo e vedevano 7 astri, i pianeti erranti, come si chiamano, nel cielo. A questi avevano dato un nome e credevano che questi avessero un'influenza su di noi. Questi sono la Luna e il Sole, che tecnicamente non sono pianeti, ma che per gli antichi erano considerati tali e che comunque avevano il massimo grado di influenza. D'altronde il Sole e la Luna li vedo grossi così, mentre Saturno, Marte e Giove li vedo piccoli così, chiaramente. Però appunto Saturno, Giove, Marte, Mercurio e Venere sono gli altri 5 pianeti visibili a occhio nudo che quindi gli antichi potevano conoscere e a cui hanno dato un valore particolare, no? Che ci influenza, caratteristiche. Bene, si può quindi tentare un parallelo tra i 6 giorni che Dio impiega per emanare la creazione, e i 7 contando anche il riposo, e i 7 pianeti fondamentali. E in effetti ci sono studi su questo argomento. Le possibilità appunto si analizzano, si armonizzano in questo ciclo di 6 giorni, sono come delle fasi, dei cicli. Ogni volta viene creato qualcosa di nuovo, che si aggiunge, si compenetra a ciò che è stato creato precedentemente. Il giorno di riposo è il Sabbat. Difatti sapete che noi cristianamente riposiamo la domenica, il giorno del sole. Nella cultura islamica il giorno del riposo è il venerdì. Nella cultura ebraica, nella Torah quindi, il giorno del riposo, il 7° giorno, è il sabato. Ora, questo giorno di festa o di riposo rappresenta il rientro di Dio in se stesso, nella sua essenza, dopo aver fatto che cosa? Dopo aver emanato il mondo nei suoi 6 passaggi, no? In questi 6 cicli o fasi, chiamiamole come vogliamo. C'è anche appunto, come dicevo, ve lo scrivo direttamente alla lavagna così è un po' più visibile, qualcuno che si è occupato di mettere in relazione i giorni della creazione Mi scuso sempre con tutti per come disegno e scrivo alla lavagna, ma non è mai stato il mio forte. Il primo giorno, qualcuno di voi si ricorda che cosa fa? Il primo giorno sia la luce e la luce fu. Vuol dire che il primo giorno Dio manifesta la differenza tra il giorno e la notte, tra la luce e le tenebre. Il primo è un giorno di differenziazione. Questo viene attribuito simbolicamente a Giove. Se voi avete presente l'albero della vita, le sfere che sono dette sotto l'abisso, cioè le sfere 4, 5, 6, così fino alle 10, hanno come attribuzione quella che abbiamo visto più volte, quest'ordine, no? Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio e Luna. Mentre invece la sfera di Saturno è sopra l'abisso, quindi fuori da questa categoria, sarebbe qui, cioè prima di tutte, ma potrebbe stare qui, visto che stiamo parlando di un cerchio e non di una sequenza, dove ogni punto finale si riavvicina al punto iniziale. Ora, al primo giorno la distinzione, no, tra la luce e le tenebre, vi ricordate Giove abbinato allo Zeus dei greci? Lo Jupiter dei romani sarebbe Giove. La sua arma è ve lo ricordate? La saetta, il fulmine. E il fulmine è l'immagine in natura più chiara dell'effetto contrasto tra la luce, nel senso più essenziale del termine, e le tenebre. Quei fulmini che vedo di notte o col cielo scuro sono proprio l'immagine di qualcosa che divide in due il cielo, che dà anche la dimensione del rapporto tra alto e basso, perché collegano ciò che è in alto con ciò che è in basso. Vedete questo lato? Questo è il primo giorno della creazione. Vi è poi un secondo livello, no? In cui Dio cosa fa? Separa le acque superiori dalle acque inferiori. In molte culture
c'è l'idea che vi siano delle acque superiori sopra i cieli, oltre alle acque inferiori. Un esempio, gli Egizi. Gli Egizi credevano nell'esistenza di un oceano sopra il cielo, chiamato Nun. Gli indiani credevano nell'esistenza di un oceano di latte posto al di sopra dei cieli. E nella cultura ermetica occidentale si è sempre creduto nell'esistenza delle acque inferiori e delle acque superiori. Perché gli antichi pensavano così? Perché piove. E quindi da qualche parte quest'acqua la dovevano immaginare che venisse giù da qualche parte, no? E quindi pensavano ci fosse un mare di sopra. Poi, una volta capito che invece il meccanismo era non che ci fosse un mare di sopra, ma che fosse un meccanismo invece circolare, è rimasto il valore simbolico delle acque superiori e delle inferiori. Per esempio, vi fornisco questo come chiave interpretativa. Se tutto ciò che è fuori di noi può essere rapportato a qualcosa che è dentro di noi, l'acqua, che è un elemento vitale, a cosa può essere paragonato? In che cosa un uomo è acqua? A parte la percentuale di acqua del nostro corpo, ma a livello simbolico, l'acqua cosa fa? Riflette le immagini, si lascia attraversare dalle cose. Se la metto in un contenitore si adatta subito alla forma di quel contenitore. Quindi in un uomo, che caratteristiche sono queste? Dove starebbe l'acqua? Ma certamente, in tutto il nostro complesso emotivo, quello che può essere stimolato da qualunque stimolo esterno, appunto. Un battito di mani e risveglia subito qualcosa, è come gettare un sasso in uno stagno, no? O un riverbero. Le nostre qualità acque sono quelle che ci rendono adattabili alle cose. Una persona rigida, che fatica magari a stare in certi ambienti perché ha scarsa adattabilità, manca di questa acqua, di questa capacità di adattamento fluida alle cose. E se parlo di acque inferiori e acque superiori, posso distinguere che cosa? Le acque come emozioni, quelle inferiori, che sono colpite da qualunque evento, e le acque della mente, quella mente che riflette. Non usiamo la parola riflettere per parlare di quell'operazione mentale lenta, tranquilla, che analizza le cose come se le avessi di fronte. Non si chiama riflessione, non è il lavoro che fa uno specchio, no? O una superficie d'acqua. Quindi le acque superiori possono essere nient'altro che il riflesso, l'immagine di questi stimoli emotivi che la realtà mi offre ogni volta che io interagisco con chiunque o con qualunque cosa, in qualunque ambiente. Questo è solo un esempio, chiaramente. Comunque, il secondo giorno c'è un atto di separazione che Dio opera tra le acque inferiori e le acque superiori, facendo in modo quindi che esista il cielo tra di esse, l'aria, il pensiero attivo, quello che si muove come il vento, quello instabile che adesso è qui, subito poi lì. Quando siamo soli la nostra mente cosa fa? Comincia a vagare, no? Tra le varie dimensioni, come la brezza che accarezza queste superfici delle acque. Vedete com'è più facile con le immagini? Passando attraverso immagini, è qualcosa di più digeribile, no? Il secondo giorno quindi solitamente è abbinato a Marte. Marte, dovete sapere, in realtà lo sapete già, una cosa, le arti marziali, che cosa sono? Guerra, combattimento. Chi era il dio Marte, no? dei Romani? L'Ares greco, era il dio della guerra, chiaramente. E guerra si intende non certo solo l'evento, no? Caotico, catastrofico della guerra, ma si intende ogni atto che è in grado di, in modo deciso, di separare, rompere, creare una crisi, risolvere uno stallo, capite? Quindi la separazione, qualcosa che si abbina idealmente molto bene a questa sciabolata, no? Marziale. Questo è anche l'atto del pensiero, e come riusciamo a scindere tra le emozioni e la riflessione su ciò che mi capita. C'era una tribù africana che non aveva neanche la percezione della distinzione tra i singoli elementi della tribù, cioè la tribù era un corpo unico, e quindi è una delle rare tribù, questa, non so se esiste ancora in Africa, in cui quando moriva qualcuno non esisteva un rito funebre, perché non c'era percezione della perdita di quel singolo.
È pazzesco, ma che cosa significa? Che quelle persone vivevano senza la distanza tra acque superiori e acque inferiori. Non c'è un pensiero che mi pensa, cioè non c'è un atto di riflessione sulla mia singolarità. Dall'emozione alla mente non c'è nessun passaggio. No? Vivere intrisi nell'ambiente è molto più vicino a come può vivere magari un animale, nel senso buono, non sto certo svalutando questo tipo di cultura, lungi da me, è solo un modo per mettere i puntini sulle i e diversificare. No? Quindi questo è l'aspetto della marzialità. Poi sappiamo vi è un terzo giorno in cui avviene finalmente qualcosa di importante per quel che poi è il nostro futuro, l'emersione della terra dalle acque e la vegetazione che cresce sulla terra. Quindi al terzo giorno troviamo abbinata la sfera del sole. Emergere dalle acque vuol dire porsi alla luce del sole. E ciò che nasce sulla terra dall'incontro tra la luce, l'energia e il fuoco, il calore del sole e l'alimento vitale delle acque è la vegetazione. Difatti qual è il colore predominante della vegetazione? È il verde. E il verde è l'unione del giallo del sole col blu delle acque. Questa è la prima vita sulla terra. E ha qualcosa di singolarmente, stranamente in comune con l'uomo, che bypassa del tutto le serie di animali in mezzo. Gli unici a stare in verticale come gli uomini, infatti, sono gli alberi, le piante che tendono a questa verticalità. Allora abbiamo il sole, fonte di vita, padre di tutte le religioni, simbolo paterno, appunto, manifestazione della propria luminosità, eccetera. Questa può essere considerata tranquillamente una metà. Io adesso sono partito da qui, no? Se fossimo partiti da qui avremmo potuto rappresentare tranquillamente la metà ascendente dei giorni della creazione. Vi è poi il quarto, il quinto e il sesto giorno che completano il discorso e in un certo senso rimandano a quanto abbiamo appena detto. Il quarto giorno, infatti, che corrisponde a Venere, è quello in cui Dio crea gli astri del cielo, le stelle, e con le stelle tutti i pianeti, e il firmamento, e il sole e la luna, per illuminare il giorno e per illuminare la notte. Inoltre questo sembra quasi l'immagine anche che gli antichi avevano, l'avevamo visto nel corso del primo seminario l'anno scorso, del cielo stellato, era che fosse uno specchio, un'immagine dell'umanità sulla terra. Questi puntini erranti nel firmamento sono un po' come noi puntini erranti su queste lande. Questa specularità crea la tensione, l'afflato mistico e amorevole verso il cielo, e quindi è questo l'atto di amore, questo Venere che lega ciò che è in basso, l'uomo, a ciò che è in alto, no? Il divino, eccetera. Qui comincia proprio un percorso di recupero. Vi è infatti il quinto giorno, che è quello della creazione degli animali marini e dei volatili. Il quinto giorno vengono creati i pesci, tutti gli animali marini e tutti i volatili. Mercurio, per chi ha già studiato nei nostri precedenti incontri l'aspetto fondamentale del simbolo di Mercurio, vi ricorderete che è proprio il rapporto tra acqua e aria, veloce come il pensiero, guizzante come un pesce. Mercurio funge da collegamento, era il messaggero, e anche l'aria funge da collegamento. Come fecondano le piante? Attraverso il vento. Quindi abbiamo questi esempi, acqua e aria, che sono tipicamente mercuriali. L'uccello è un simbolo mercuriale, vi ricordate che Hermes, il greco, aveva le ali ai sandali, no? E il pesce, un po' perché è argentato, un po' perché si muove nell'acqua, per la sua agilità, per come guizza, ha altre caratteristiche che richiamano Mercurio. E infine abbiamo il sesto giorno. Qui vedete che ho tentato a fare il cerchio, il sesto doveva essere l'ultimo, adesso se volete lo rifaremo. E qui abbiamo la luna. Il sesto giorno è quello della creazione dell'uomo e degli animali. La luna
Vi ricordate quando ne abbiamo parlato? Governa il sangue e i flussi. Tutti gli animali che crescono sulla terra e l'uomo al culmine di essi hanno proprio questa caratteristica del sangue caldo, no? E un certo tipo di vitalità. E inoltre la luna rappresenta anche, da un altro punto di vista, sempre simbolico, quella parte della mente che è più legata all'inconscio, quindi la possibilità di sviluppare un certo tipo di complessità, la psiche. E questa complessità accompagna gli esseri più avanzati e più complessi, quelli che vengono fatti alla fine. L'uomo è l'ultimo degli esseri, beati gli ultimi che saranno i primi. Qui essere ultimo cosa vuol dire? Vuol dire essere un gradino sotto Dio. L'ultimo creato è l'unico che ha la possibilità di accedere, in qualche modo, al punto da cui deriva tutta la creazione. E non solo, l'ultimo creato è quello che contiene dentro tutto ciò che è stato creato prima, come insegna nella Kabbalah l'albero della vita, dove la sfera più in basso, che si chiama Malkut, che è la terra, il regno, rappresenta la somma di tutte le 9 sfere che la precedono, il ricettacolo in cui si condensano tutte quelle forze.